Immagina una valle stretta dove le rocce sembrano toccare il cielo, con un fiume che detta il ritmo del silenzio. Benvenuti a San Giovanni Bianco. No, non sono qui per portarti a mangiare i casonsei o a fotografare la casa di Arlecchino. Sono qui per fare un'analisi tecnica, oggettiva, a tratti spietata, sulla reale vivibilità di questo comune. Tutta la descrizione classica della Val Brembana e del territorio di San Giovanni Bianco si basa esclusivamente sulle solite descrizioni che non servono a contrastare lo spopolamento. Ovviamente è giusto anche parlare di storia, tradizioni e aspetti romantici per turisti, ma non basta. Se non ci fossero gli stranieri, perfettamente integrati, circa l'8% della popolazione, principalmente magrebini ed est europei, gente che lavora nel settore industriale, nell'edilizia, nel caregiving, lo spopolamento assumerebbe connotazioni ancora più preoccupanti. Eppure a San Giovanni Bianco si può vivere bene, sebbene si debba essere realisti quando si parla di lavoro. Non puoi pensare di fare il pendolare, è un suicidio, te l'ho già spiegato nel video precedente. Non si può nemmeno pensare ad un'attività autonoma nel settore commerciale, tantomeno improvvisando, come vedo spesso. Aprire un piccolo negozio senza analizzare attentamente il mercato, i bacini di utenza e le esigenze odierne è un suicidio. Come per tutti i piccoli comuni esistono però molte opportunità nei servizi, trasporti, assistenza domiciliare, manutenzioni, pet sitting, food delivery, giardinaggio. Inoltre, chi lavora nel settore digitale può trovare opportunità legate al territorio anche per marketing, comunicazione, formazione, e-commerce, content creation. È chiaro che bisogna essere intraprendenti e dimenticare l'anacronistico posto fisso. Bisogna analizzare le situazioni e proporre soluzioni innovative ai problemi esistenti. Tutte cose che ho ampiamente approfondito in video specifici sul canale YouTube Rurale Digitale. Il lavoro autonomo è la soluzione perfetta per chi vuole lasciare un grosso centro urbano e trasferirsi in un piccolo comune per vivere meglio. E San Giovanni Bianco è un ottimo luogo da prendere in considerazione anche per tutti i freelance e per i nomadi digitali. Ovviamente è perfetto anche per i pensionati, anzi può essere un vero paradiso per i pensionati. Senza l'assilo dell'auto, un pensionato ne può fare tranquillamente a meno vivendo in questo paese, si può vivere perfettamente e avere tutto il mondo a portata di mano. A una trentina di chilometri c'è la stazione ferroviaria e l'aeroporto di Bergamo, da lì vai dove vuoi. Il vero punto di forza di San Giovanni è però il territorio e la natura che si incontra appena fuori casa. Un territorio che offre quello che serve per il giusto equilibrio vita-lavoro, oppure per un riposo attivo. I monti che circondano il fondovalle in cui si trova il paese sono perfetti per camminate o escursioni in bicicletta. E non bisogna dimenticare che la qualità dell'aria, appena ci si allontana dalla statale, è ottima. I PM10 sono stabilmente sotto i 20 microgrammi, un dato che in pianura si può solo sognare. C'è una bellissima ciclopedonale costruita lungo il percorso della vecchia ferrovia che parte dalla città di Bergamo e raggiunge l'Alta Val Brembana. È comoda e utilizzabile in tutte le stagioni, anche solo per far 4 passi quando si ha poco tempo. Durante la stagione estiva può essere molto affollata da frequentatori di ogni genere, però se vivi qui puoi farci una camminata quando non c'è nessuno, magari al mattino presto o al tramonto. Comodissima anche per raggiungere a piedi San Pellegrino Terme. Poi ci sono le strade secondarie e i sentieri che collegano frazioni e contrade di San Giovanni Bianco. Questa, ad esempio, è la strada che conduce a diverse frazioni, Poneta, Pianca e altre. La sto percorrendo in auto, ma ci sono bellissimi sentieri che permettono di scoprire perle nascoste, come ad esempio questa chiesetta, l'oratorio di Sant'Anna, oppure, proseguendo, il Cornello dei Tasso, altro luogo storico nel comune limitrofo. Ne ho parlato in dettaglio in altri video. Le frazioni che si possono facilmente raggiungere sono parecchie. Tutte offrono panorami molto belli sulla valle e spesso c'è anche un bar dove potersi fermare. Poi ci sono i percorsi e sentieri lungo il fiume Brembo che consentono di esplorare la valle attraversando luoghi davvero spettacolari. Lo si può risalire interamente e scoprire angoli incredibili se pensi che siamo solo a una trentina di chilometri dalla città. Si può andare anche verso la Val Taleggio percorrendo una forre spettacolare scavata dal torrente Enna, affluente del Brembo. Anche per questo trovi un video separato sul canale YouTube Rurale Digitale. Insomma, San Giovanni Bianco è veramente un luogo molto interessante per chi cerca il giusto equilibrio e uno stile di vita tranquillo e rilassato, pur senza privazioni. Questo dovrebbe essere il punto di forza da far conoscere e su cui basare seri progetti per contrastare lo spopolamento. Basta con polente e casonsei, le solite descrizioni romantiche da ufficio turistico. Basta con la retorica del passato, oppure peggio con le conclusioni fumose e scollegate dalla realtà dei vari convegni dai nomi altisonanti. Bisogna anche aggiungere che per un nuovo residente entrare in questa comunità significa confrontarsi con un carattere brembano solido e inizialmente chiuso, ma molto disponibile una volta guadagnata la fiducia.
La socialità qui passa ancora in modo consistente dalle associazioni, alpini, gruppi di volontari, pro loco. Se sei tra quelli che amano partecipare a queste iniziative, scopre anche una rete di protezione sociale che in città è scomparsa da decenni. Se invece preferisci essere indipendente, nessuno verrà a romperti le palle. E non è poco. San Giovanni Bianco è come un'isola, bella, sicura, anche economica, ma pur sempre un'isola. Se il tuo lavoro richiede spostamenti rapidi, non fa per te. Se invece vuoi dare importanza alla qualità della vita, allora è un luogo da prendere in considerazione se stai cercando un posto dove vivere. Nel prossimo video ti elencherò i risultati delle analisi oggettive di tutto quello di cui abbiamo parlato finora e daremo i voti a San Giovanni Bianco per poterlo confrontare con altri luoghi che visiterò in tutta Italia. Non perderlo. Iscriviti al canale, metti un mi piace, dai un hype, condividi e commenta su altri social. E poi guarda questo video.